Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo uno scialle pareo a mezzaluna, o meglio a spicchio di luna. In molte mi avete chiesto un nuovo pareo e quindi quest'anno ho voluto farvi questo qui. Ha molti utilizzi, sia come pareo appunto e come scialle, e come pareo lo possiamo utilizzare in due modi. Per esempio come pareo lo possiamo legare in vita oppure usando il bottoncino che abbiamo messo per agganciarlo, quindi ad una qualunque delle asole possiamo agganciare il bottoncino. Io ho utilizzato una perlina, avete visto, è grande circa un centimetro e 3, ma se avete qualcosa di più grande è ancora meglio, quindi veramente un bottone che potete cucire anche in seguito, oppure una perlina più grande o magari una conchiglia, visto che ne facciamo un pareo. Ed è ancora meglio perché questa perlina che io ho messo è un po' piccola per l'asola, ma comunque funziona. In questo modo lo possiamo indossare come pareo o anche come coprispalle, proprio agganciato con il bottoncino su una spalla o magari un po' a 3/4, e viene bellissimo. La forma è una forma a mezzaluna e come vedete le cadute, la parte stretta dello spicchio di luna, naturalmente si arrotola e cade benissimo. Io spero tanto che lo rifacciate perché è divertente, facile da fare e ci dà un risultato magnifico, almeno a me piace tanto e spero tanto che piaccia anche a voi. Oltre che come pareo, ovviamente possiamo utilizzarla come sciarpa o come scialle. Lo schema è davvero facile, è un modulo che si ripete in continuazione e quindi è davvero facile e divertente da fare. Io l'ho arricchito con delle perline di legno perché mi piaceva l'idea sia per il pareo che per lo scialle sciarpa, ma se non volete aggiungere le perline potete non metterle. Al posto della catenella con la perlina fate semplicemente una catenella. Per fare questa meraviglia, perché devo dirvi che mi piace tantissimo, ho utilizzato questo filato. Questo bellissimo filato si chiama Polinesia, è un 100% cotone Egitto non mercerizzato, viene in gomitoli da 100 grammi ed ogni gomitolo ha 330 metri di filato. Ed è un filato consigliato per uncinetti da 3 o 3,5. È un cotone morbido, bellissimo e come vedete multicolore. Non è un filato che sfuma, ma ha proprio diversi colori e vedete che bellissimo risultato ci dà una volta lavorato. E per fare questo scialle pareo, che è lungo circa 2 metri e alto circa 38 centimetri, ho utilizzato 2 gomitoli da 100 grammi, quasi del tutto avanzato, poco filato. Questo bellissimo filato mi è stato inviato da Lisa Davy, che da poco ha aperto il suo shop online. Il sito si chiama www.filatiromance.com e vi lascio il link nel box informazioni e nel primo commento sotto al video. E sono davvero felice che mi abbia inviato questo filato perché il risultato è bellissimo, superiore alle mie aspettative, devo dire, e vi consiglio vivamente questo filato e sicuramente il suo shop. Andate a visitarlo perché ha un sacco di bellissimi filati. Questo in particolare c'è in questa bellissima nuance di colori, ma anche in molte altre. C'è un bellissimo bianco azzurro, c'è sui toni del rosa, del grigio, un bellissimo verde che credo sarà il prossimo colore che acquisterò, e quindi vi raccomando di andare a visitare anche il suo sito. Oltre a questo filato, per fare lo scialle pareo ci serviranno un uncinetto da 3 mm, un ago da lana, una forbice e se volete aggiungere le perline ci serviranno delle perline e un uncinetto sottile per infilare le perline. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E iniziamo lavorando 13 catenelle.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ed ora lavoriamo altre 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lavorate le ulteriori 9 catenelle, iniziamo a lavorare dalla 10ª catenella dall'uncinetto e in questa catenella lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2, 3. Ora lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 5 catenelle di base e attenzione a non saltare la prima, perché avendo lavorato tanti punti qui, la successiva catenella si chiude e quindi attenzione a non saltarla, 1, 2, 3, 4, 5 e nella sesta catenella lavoriamo un punto basso. 3 catenelle, saltiamo 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5 e nell'ultima lavoriamo di nuovo 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle, 3 punti alti, 3 e terminiamo questa riga lavorando 3 catenelle e un punto altissimo sempre sull'ultima catenella. E questa è la prima riga. Nella prima riga questi gruppi di punti alti separati dalle catenelle, che chiameremo conchiglie, li abbiamo lavorati di punti alti. In tutte le altre righe della lavorazione lavoreremo conchiglie di punti altissimi. Per la seconda riga giriamo il lavoro, lavoriamo 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e partendo dal primo punto della riga, quindi il punto altissimo che avevamo lavorato nella riga 1, lavoriamo la prima conchiglia da 3 punti altissimi, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 punti altissimi, 1, 2 e 3. E così abbiamo lavorato la prima conchiglia della seconda riga. Tra una conchiglia e l'altra lavoriamo 3 catenelle, un punto basso al centro della conchiglia sottostante, lavorando nell'archetto, 3 catenelle e ripetiamo una nuova conchiglia sul punto basso della riga precedente. Quindi 3 punti altissimi, 2 catenelle e 3 punti altissimi, 1 e tra una conchiglia e l'altra ripetiamo 3 catenelle,
un punto basso nell'archetto al centro della conchiglia sottostante, 3 catenelle e lavoriamo un'ultima conchiglia sopra il punto altissimo del giro precedente, che da una parte è il punto altissimo, dall'altra sono le catenelle. Quindi saltiamo 3 catenelle dall'ultima conchiglia, 1, 2, 3, e nella quarta lavoriamo una nuova conchiglia, quindi 3 punti altissimi, 2 catenelle, 3 punti altissimi. E terminiamo la riga con 3 catenelle e un punto altissimo sempre nell'ultimo punto, quindi dove abbiamo lavorato la conchiglia. E così termina la seconda riga. Ogni riga termina con 3 catenelle e un punto altissimo e ogni riga comincia con 9 catenelle. Le 9 catenelle sono le prime 6 catenelle, sostituiscono il punto altissimo e poi ci sono le 3 catenelle che lavoriamo anche alla fine. E le righe del motivo a conchiglie sono tutte fatte così, quindi dobbiamo solo ripetere questa riga. Ora, nel punto iniziale e finale di ogni riga lavoreremo una conchiglia e una conchiglia la lavoriamo anche sopra ogni punto basso e tra ogni conchiglia lavoriamo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto in mezzo alla conchiglia sottostante e 3 catenelle. Vediamo come lavorando anche la terza riga insieme. Per la riga 3 giriamo al lavoro, lavoriamo le 9 catenelle, quindi abbiamo detto che le prime 6 sostituiscono il punto altissimo, 5, 6, e poi altre 3 per arrivare a 9 catenelle. Lavoriamo ora una conchiglia nel primo punto, quindi 3 punti altissimi, 2 catenelle, 3 punti altissimi. Tra una conchiglia e l'altra lavoriamo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto centrale della conchiglia sottostante, 3 catenelle e lavoriamo una conchiglia sopra i punti bassi, quindi nel punto basso sottostante lavoriamo una nuova conchiglia. E ripetiamo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante, 3 catenelle, una conchiglia nel punto basso, 3 catenelle, un punto basso al centro della conchiglia sottostante, 3 catenelle e terminiamo la riga con una conchiglia sopra il punto alto doppio della riga sottostante, quindi vuol dire che saltiamo 1, 2, 3 catenelle e nella quarta lavoriamo una conchiglia e terminiamo la riga lavorando 3 catenelle e un punto altissimo nello stesso punto in cui abbiamo lavorato la conchiglia. E così termina anche la riga 3. Quindi, come avete visto, continuiamo a ripetere sempre la stessa riga, con l'unica differenza che per ogni riga che lavoriamo in più aggiungiamo una conchiglia. Quindi nella prima riga avevamo 2 conchiglie, nella seconda riga abbiamo 3 conchiglie e nella terza riga 4. 1, 2, 3, 4. Continuiamo a ripetere questa riga fino ad arrivare alla riga 8. E questo è il risultato dopo aver lavorato 8 righe. Possiamo contarle contando le conchiglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nella riga 8 abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchiglie. Nella nona riga giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e lavoreremo tutti i punti bassi, quindi un punto basso in ogni punto, quindi 1 nel punto altissimo, 3 in questo archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, 1 in ognuno dei 3 punti altissimi, 1, 2,
3 e un solo punto nell'archetto in mezzo alla conchiglia, quindi un punto basso, e ricominciamo. Un punto in ognuno dei 3 punti alti doppi sottostanti, tre punti nell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto sopra il punto basso, 3 punti nell'archetto di 3 catenelle, un punto in ognuno dei 3 punti alti doppi, e un solo punto basso nell'archetto al centro della conchiglia. E continuiamo così per tutta la riga. Lavoriamo un punto basso sopra ogni punto, tranne nell'archetto al centro delle conchiglie in cui lavoriamo un solo punto basso. Quindi completiamo in questo modo tutta la riga. Alla fine della riga, dopo l'ultima conchiglia, ricordiamoci di lavorare 3 punti bassi nell'archetto di 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, e un punto basso sopra il punto altissimo, quindi in questo caso sulla sesta catenella. Così. Nella riga 10 inseriamo le perline, quindi prepariamo alcune perline e l'uncinetto sottile. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e un punto basso in ogni punto fino a prima del punto centrale della conchiglia. Quindi il punto che abbiamo lavorato nell'archetto al centro delle conchiglie. Quando arriviamo a questo punto allarghiamo leggermente l'asola, inseriamo una perlina nell'uncinetto sottile e con l'uncinetto sottile facciamo passare l'asola all'interno della perlina e reinseriamo l'uncinetto con cui stiamo lavorando. Lavoriamo una catenella e ricominciamo a lavorare un punto basso in ogni punto dal punto successivo, quindi saltiamo il punto che abbiamo lavorato nell'archetto centrale e lavoriamo un punto basso in ogni punto fino a prima del punto centrale della prossima conchiglia. Quindi tra una perlina e l'altra lavoriamo 13 punti bassi. Ed ora inseriamo un'altra perlina. Apriamo un po' l'asola, sfiliamo l'uncinetto, inseriamo una perlina nell'uncinetto sottile e con l'uncinetto sottile portiamo fuori l'asola, reinseriamo l'uncinetto con cui stiamo lavorando, tiriamo un po' qui in maniera che non resti troppo larga quest'asola, lavoriamo una catenella e saltando il punto centrale lavoriamo altri 13 punti bassi. E andiamo avanti così per tutta la riga. Quindi inseriamo l'ultima perlina, lavoriamo una catenella, saltiamo il punto centrale e lavoriamo gli ultimi punti della riga, lavorando sempre un punto sopra ogni punto. 3, 4, 5, 6, 7 e così abbiamo terminato anche la riga 10. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto basso sopra ogni punto basso. 1, 2, 7 ed ora lavoriamo un punto basso nella catenella con la perlina. Dove c'è la perlina c'è un filo che passa sotto che è quello della catenella che abbiamo lavorato. Prendiamo questo filo e lavoriamo un punto basso e continuiamo in questo modo, un punto basso sopra ogni punto basso, 11, 12, 13 e un punto basso nella catenella con la perlina, quindi prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso
E in questo modo completiamo tutta la riga. Un punto basso sopra ogni punto basso e un punto basso nella catenella con la perlina. E così termina anche l'11ª riga. Abbiamo lavorato un punto basso nella catenella con la perlina, 13 punti bassi tra una perlina e l'altra e 7 punti bassi sia all'inizio che alla fine della riga. E lo schema è praticamente completo. Queste 11 righe che abbiamo lavorato insieme sono le 11 righe che ripetiamo per proseguire e poi terminare il lavoro. Quindi ora ricominciamo dalla riga 1. Come sappiamo, nella riga 1 abbiamo lavorato punti alti, ma era solo per la prima riga 1. In tutte le altre righe con le conchiglie lavoriamo punti alti doppi. Quindi vediamo insieme come lavorare la riga 1 sopra la riga 11. Ripartiamo quindi con la riga 1, giriamo il lavoro, lavoriamo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 sono per il punto alto doppio e 3 per l'archetto di 3 catenelle e lavoriamo una conchiglia sul primo punto. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto basso nel punto basso sopra la perlina. 3 catenelle, saltiamo 6 punti di base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nel settimo lavoriamo una conchiglia. Lavoriamo 3 catenelle, saltiamo 6 punti di base e lavoriamo un punto basso sopra la perlina. E ripetiamo così per tutta la riga. Un punto basso sopra il punto basso con la perlina, saltiamo 6 punti, lavoriamo 3 catenelle, una conchiglia, 3 catenelle, saltiamo 6 punti e un punto basso sopra la perlina. E terminiamo la riga come l'abbiamo iniziata, con una conchiglia nell'ultimo punto, tre catenelle e un punto altissimo sempre nell'ultimo punto. Ed ora dobbiamo solo ripetere questo schema dalla riga 1 alla riga 11 per tutte le volte necessarie ad arrivare alla grandezza che desideriamo. E questo è il risultato una volta lavorate tutte le righe per arrivare alla grandezza desiderata. Io ho lavorato 3 motivi interi e le prime 7 righe della quarta ripetizione, del quarto motivo. E in questo modo ho ottenuto un pareo alto circa 38 cm e lungo circa 2 metri. Se volete un pareo più grande o se state utilizzando un filato diverso e quindi non vi trovate con le misure e dovete fare più ripetizioni, lavorate tutte le ripetizioni che vi servono. L'importante è che l'ultima riga, che ora andiamo a vedere, sia una riga pari di righe di conchiglie. Quindi per esempio nel mio caso è l'8ª riga di conchiglie, ma potrebbe essere la 6ª o la 10ª. Questo non è importante, l'importante è che sia una riga pari di conchiglie. L'ultima riga del pareo è una riga di conchiglie uguale a tutte le altre righe di conchiglie che abbiamo fatto, con l'unica differenza che al centro della conchiglia inseriamo una perlina. Quindi vediamo come lavorarla. Iniziamo la conchiglia come sempre con 3 punti alti doppi. 1, 2, 3. Ed ora inseriamo una perlina. Quindi allarghiamo l'asola sull'uncinetto, prendiamo una perlina con l'uncinetto sottile e la inseriamo. Riprendiamo l'uncinetto e lavoriamo una sola catenella, quella con la perlina. E terminiamo la conchiglia lavorando altri 3 punti alti doppi.
1, 2, 3 e come per tutte le altre righe lavoriamo 3 catenelle e un punto basso al centro della prossima conchiglia. 3 catenelle e ripetiamo. Esattamente come per tutte le altre righe, con l'unica differenza che al centro della conchiglia lavoriamo una sola catenella con la perlina e in questo modo lavoriamo tutta l'ultima riga. Terminata anche l'ultima riga, lavoriamo tutta una riga di punti bassi sulla parte laterale. Lavoreremo questa riga di punti bassi negli archetti formati dai punti alti doppi e dalle catenelle e nei punti in cui abbiamo lavorato le conchiglie. In questa riga di catenelle inseriremo anche il bottone per tener chiuso il pareo e il bottone lo inseriremo in uno degli archetti. La misura, quindi il punto in cui mettere il bottone, è diverso per ognuno di noi. Proviamo il pareo e mettiamo il bottone più o meno dove pensiamo che possa servire. Il bottone sarà una perlina più grande e l'asola sarà uno degli archetti, quindi uno qualunque degli archetti laterali. Quindi per la riga di punti bassi lavoriamo una catenella, un punto basso nell'ultimo punto alto doppio che abbiamo lavorato e 5 punti bassi nell'archetto. 1, 2, 3, 4, 5 e un punto basso nel punto in cui abbiamo lavorato la conchiglia. E questa è la ripetizione che ripetiamo. 5 punti bassi in ogni archetto e un punto basso nel punto in cui abbiamo lavorato la conchiglia. E quando incontriamo le righe di punti bassi, lavoriamo un punto basso per ogni riga, quindi 3 punti bassi. 1, 2, 3. Un punto basso sopra il punto alto doppio, quindi quello che normalmente facciamo sulla conchiglia. E ricominciamo la sequenza. 5 punti bassi nell'archetto, un punto basso sulla conchiglia. E quando arriviamo nell'archetto in cui vogliamo inserire la perla che fa da bottone, lavoriamo un punto basso, inseriamo la perla, lavoriamo una catenella e un altro punto basso nell'archetto. Con questa perlina a me va benissimo un punto basso, la perlina con la catenella e un altro punto basso. Voi regolatevi con la vostra perlina. In ogni caso un punto in più o un punto in meno non farà una grande differenza. E proseguiamo ripetendo un punto nella conchiglia, 5 punti in ogni archetto e un punto sopra ogni riga di punti bassi. In questo modo terminiamo tutto il bordo. Terminiamo la riga lavorando anche l'ultima sequenza, quindi 5 punti bassi nell'archetto e un punto basso nella sesta delle 9 catenelle. Quindi 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e un punto basso nella sesta catenella. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e nascondiamo questo filo all'interno dei punti che abbiamo appena lavorato. E tagliamo. E il nostro nuovo scialle pareo
è pronto. Io questa volta davvero non so come mettere questo pezzo per farvelo apprezzare al meglio, perché è davvero molto grande, ma è bellissimo. Sono molto soddisfatta del risultato, spero che lo rifacciate perché è divertente da fare, facile e dà un ottimo risultato. A me questa nuance di colori è piaciuta subito tantissimo, sono colori caldi che mi ricordano l'estate e quindi per uno scialle pareo mi sembrava perfetto. Ma come vi dicevo ci sono molti altri colori tra cui scegliere e non vedo l'ora di vedere tutti i vostri scialle pareo per vedere che colori sceglierete, che perline e come sarà il risultato finale. Sapete che potete condividere con me le vostre foto sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Trovate i link alla mia pagina Facebook e Instagram nel box informazioni. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante. Condividete il video in modo che più persone possibili lo possano vedere e quindi rifare questo progetto, e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E se l'avete già fatto, grazie mille. Vi ricordo di andare a visitare il sito di Lisa, Filati Romance, vi lascio il link nel box informazioni e nel primo messaggio sotto al video. Troverete un sacco di filati bellissimi, tra cui questo con cui abbiamo lavorato insieme, questo bellissimo scialle pareo. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!